Perché siamo circondati da persone apatiche e insoddisfatte? Cosa dobbiamo tenere a mente per riuscire ad essere delle persone contente della loro esistenza? A cosa dobbiamo fare attenzione? Che errori dobbiamo evitare? Se capiamo come funziona il nostro cervello, capiamo anche come dobbiamo muoverci nel mondo per ottenere una vita che ci farà sentire appagati e soddisfatti. Voglio spiegarvelo facendo ricorso alla chimica del nostro cervello, poiché è lì che avvengono le reazioni che generano le nostre sensazioni, le nostre emozioni e i nostri sentimenti. Come ho detto in molti altri video, il nostro cervello si è evoluto per adattarsi a una realtà molto diversa da quella che viviamo oggi. Esso continua a funzionare secondo le regole della nostra lunga storia passata, dove la vita era più difficile ed era una continua lotta per la sopravvivenza. Ma proviamo a definire come è una persona appagata e soddisfatta. Potremmo dire che si tratta di qualcuno che riesce a godere di quello che ha, e di quello che è. Una persona insoddisfatta è invece una persona che non è appagata, perché sente costantemente la mancanza di qualcosa. Fin da piccoli ci hanno detto: impara ad apprezzare le cose che hai. Una frase irritante. Ci dicevano di farlo senza spiegarci come riuscirci. Insomma, non ci davano le istruzioni. Ora è finalmente arrivato il momento di capire come fare. Bene, dovete iniziare a capire che tutti gli stati emotivi sono il frutto dell'azione di alcune molecole che agiscono nel nostro cervello. Spero che non abbiate dubbi su questo. Ma se li avete, pensate semplicemente a come qualunque droga, alcol compreso, sia in grado di alterare i nostri stati d'animo grazie all'effetto chimico che ha sul nostro cervello. Se siamo d'accordo su questa premessa, possiamo procedere. Chiediamoci quali siano le molecole che agiscono nel nostro cervello generando in noi appagamento. E capiamo quindi come produrle, come modularle e infine utilizzarle. Dobbiamo anche sapere quali siano invece quelle che precedono la condizione di appagamento. Le cosiddette molecole della felicità sono diverse, ma oggi ci concentreremo su due di esse per capire come funzionano e come possiamo modularle per sentirci appagati e soddisfatti più a lungo possibile. Partiamo da un concetto facile. Il senso di appagamento è frutto della soddisfazione di un desiderio o di un bisogno. Ad esempio, io ho molto appetito, mangio e poi mi sento appagato. L'ordine in cui vanno le cose è questo: prima desidero del cibo, poi lo consumo e poi mi sento sazio e appagato. Ma questo vale per tutto, non solo per il cibo. Mentre desidero, alcune cellule nervose sono eccitate da un neurotrasmettitore chiamato dopamina, che è la molecola che ci fa desiderare e motivare all'azione. In questo caso la ricerca del cibo. Una volta raggiunto il cibo, la sua funzione viene meno, la cellula non ha più bisogno di eccitarsi per desiderarlo. Quindi lascia spazio a una molecola che spegne l'eccitazione. Questa molecola si chiama serotonina. Ci fa sentire tranquilli, abbiamo ottenuto quello che cercavamo, e ci permette di godere di quello che desideravamo e che finalmente abbiamo ottenuto. Questo è il percorso normale che prevede la natura per consentirci di spingerci alla ricerca di qualcosa e di goderne i benefici quando l'abbiamo ottenuto. Ma ora vediamo due situazioni diverse. Vi presento due personaggi. Croc, un uomo del Paleolitico, è affamato e sta camminando da alcune ore per raggiungere un bosco nella speranza di trovare dei frutti che potranno sfamarlo. Arrivato nel bosco, vede tanti frutti succosi in cima ad un albero. Anche se stanco, si arrampica utilizzando le sue ultime forze. Li raggiunge, li prende e scende dall'albero per poi gustarseli al fresco delle siepi. Marco vive ai giorni nostri. Alle 7 di sera inizia a sentire un po' di fame, non ha voglia di cucinare e vuole vedersi la sua serie preferita su Netflix. Prende la carta di credito di suo padre, chiama il McDonald's e ordina la sua cena. Dopo 20 minuti gli consegnano un hamburger, patatine e Coca-Cola da consumare davanti alla TV. Entrambi questi soggetti hanno sentito desiderio di cibo, hanno fatto qualcosa per procurarselo e se lo sono gustato. Ma tra i due, chi avrà avuto un piacevole e prolungato senso di soddisfazione e appagamento? Per capirlo dobbiamo inserire 4 elementi. 1. Tempo. Croc ha desiderato il cibo per parecchie ore. Marco appena ha sentito fame lo ha ordinato e in 20 minuti il cibo è arrivato. 2. Impegno-fatica. Croc ha camminato per ore, si è scorticato la pelle sulla corteccia dell'albero per arrampicarsi e ha fatto un notevole sforzo fisico per arrivare al cibo. Marco ha alzato il telefono,
Ha aperto la porta al fattorino e poi ha iniziato a mangiare. 3. Croc non era sicuro di trovare il cibo, ma doveva produrre più dopamina per motivarsi e quindi darsi una possibilità di riuscire a mettere qualcosa in pancia. Marco era certo che il suo menù gli sarebbe stato consegnato nel giro di pochi minuti. 4. Croc si è gustato i suoi frutti nella pace della foresta cercando di godersi appieno quel pasto. Marco mangia il suo pasto mentre contemporaneamente si emoziona per la sua serie TV e magari risponde a qualche messaggio o scrolla su TikTok. 5. Il cibo che hanno mangiato. Croc ha mangiato dei frutti energetici ricchi di nutrienti. Marco ha mangiato prevalentemente zucchero, grassi saturi e sale. Ora guardiamo come hanno agito la dopamina e la serotonina in Croc e Marco. Iniziamo dalla dopamina che ci dà sensazioni piacevoli generando il desiderio e la motivazione. Croc era affamato da ore, il suo desiderio di sfamarsi ha attivato la sua dopamina la quale è progressivamente aumentata mentre il bosco si faceva più vicino. La fatica di Croc ha richiesto una produzione sempre maggiore di motivazione, dopamina, per non desistere nonostante la fatica. Croc inoltre non aveva la certezza di trovare quei frutti e quindi ha dovuto produrne sempre di più. Questo per non scoraggiarsi o demotivarsi. Appena si è trovato tranquillo con i suoi frutti ha smesso di produrre dopamina e si è preparato a godersi il suo meritato pasto. Marco ha avvertito lo stimolo della fame. Ha pensato che era ora di mangiare e ha iniziato a chiedersi cosa gli sarebbe piaciuto. Cucinare avrebbe richiesto fatica e allora ha pensato di farsi portare un menù con hamburger e patatine. Nell'attesa della consegna la sua dopamina si è alzata rapidamente. Quando il cibo è arrivato, la sua produzione di dopamina è crollata. Ma il cibo spazzatura gliel'ha fatta rapidamente salire per l'effetto chimico degli alimenti che ha consumato. Ora vediamo la serotonina che ci dona appagamento e benessere. Croc, avendo fatto crescere moltissimo e progressivamente la dopamina, avrà un lento e prolungato rilassamento delle sue cellule nervose grazie all'intervento della serotonina. La sua sensazione di benessere si prolungherà per numerose ore e si sentirà soddisfatto di aver faticato, aver avuto audacia e determinazione ed infine esserci riuscito. Si godrà pienamente il suo pasto concentrandosi sulla sensazione piacevole che questo gli dà. Marco ha fatto crescere molto poco la sua dopamina e molto velocemente. Quindi, anche il tempo di rilassamento delle cellule nervose ad opera della serotonina sarà breve. La sua serotonina sarà inoltre contrastata dall'eccitazione causata dal tipo di cibo assunto e dagli stimoli provenienti dalla sua serie TV. L'appagamento sarà quindi minimo e di breve durata. Avrà quindi presto nuovi desideri che, se non richiederanno attesa, impegno e sforzo, gli lasceranno ben poco appagamento e dovrà rapidamente ricominciare da capo. Questa storia ci dice che per sentirsi a lungo appagati dobbiamo imparare a far crescere il desiderio nel tempo puntando ad obiettivi che richiedono impegno e sforzo per essere raggiunti. Dobbiamo inoltre saper vivere il momento di appagamento essendo presenti a noi stessi senza cercare costantemente altre fonti di eccitazione. La dopamina stimolata da smartphone, televisione, cibi iperzuccherati e da molte altre cose che il mercato ci propone, ci crea eccitazione e stress costante che ci impediscono di vivere ogni possibile momento di appagamento. Continuare a stimolarci per cercare continuamente di eccitarci con desideri a breve termine è la ricetta perfetta per impedirci una vita felice e appagante. Se vogliamo avere una vita soddisfacente, dobbiamo quindi 1. Perseguire obiettivi importanti e di valore che si realizzeranno a lungo termine. Che richiedono attesa, impegno e fatica per essere raggiunti e che miglioreranno la nostra condizione futura. Questo farà crescere la nostra capacità di produrre autonomamente dopamina ad alti quantitativi. Più sarà stata lunga l'attesa e lo sforzo maggiore e più lunga sarà la soddisfazione. 2. Evitare quei comportamenti che ci danno una gratificazione immediata con il minimo sforzo, cibi lavorati, social network, pornografia, shopping, gioco d'azzardo, alcol, tabacco, stupefacenti, eccetera, poiché alterano e compromettono la nostra capacità di produrre autonomamente dopamina e successivamente di sentirci appagati quando il desiderio viene soddisfatto. 3. Quando avete raggiunto quello che desideravate, imparate ad essere presenti a voi stessi e godetevi il risultato raggiunto senza andare subito a cercare nuovi stimoli. Fate una cosa alla volta. Se mentre vi godete qualcosa inserite uno stimolo eccitante, la dopamina bloccherà l'effetto della serotonina e ne interromperete la piacevolezza. 4.
Quando improvvisamente vi viene voglia di fare qualcosa, aspettate a farla. Possono capitare due cose. 1. Il desiderio sale, avrete più soddisfazione quando la farete e avrete allenato il vostro cervello a produrre dopamina in autonomia. 2. Il desiderio decade dopo pochi minuti semplicemente perché vi siete distratti. In questo caso, questo è il segno che quel desiderio era un desiderio non importante, magari frutto di un'abitudine o di un condizionamento. E allora cercate di interrompere o limitare quel comportamento per lasciare spazio alla dopamina affinché venga utilizzata per desideri più grandi e importanti.